Il mio viaggio in Cambogia è stato strano. Forse perché venivo dal Vietnam, un posto super amichevole e rassicurante come il pigiama d'inverno. La Cambogia, invece, è una terra meno ospitale. E non parlo dei cambogiani, ma proprio del suo terreno, del suo animo selvaggio. Questo è per dirvi che se state pensando di fare un viaggio in Cambogia, sono molto felice per voi, ma sceglietela solo se siete degli umani che non pretendono di essere amati dalla natura. Se vi va di sentirvi piccoli e a volte indifesi anche di fronte ad un minuscolo insetto, o insomma se siete disposti ad accettare l'umido per vedere il bello. Ma passiamo ora alla parte concreta. Quanto si spende per stare 15 giorni in Cambogia? La risposta è più di quello che mi aspettassi. Probabilmente una delle cause è la doppia moneta, perché la moneta locale si chiama riel, ma viene costantemente usata insieme al dollaro americano. Quindi tutti i prezzi che sono scritti in dollari, oppure i resti che vi faranno quando pagherete, saranno arrotondati per eccesso. Partiamo dal cibo. Questo è un delizioso lok lak, un tipico piatto locale che in media ha il costo di 4,50 dollari. In tutto, per mangiare 15 giorni in Cambogia ho speso 126 euro, quindi 8,50 € al giorno. Per quanto riguarda invece la parte dell'accommodation, va detto che, per esempio rispetto al Vietnam, la qualità-prezzo è molto più bassa, o comunque in generale vi dovrete accontentare di più. Io in totale ho speso 174 euro, quindi una media di 11,60 € a notte, ma ci dobbiamo ricordare che questa volta ho dormito anche in ostello. Un altro punto importante riguarda sicuramente i mezzi di trasporto. Io venivo dal Vietnam, quindi il volo mi è costato solamente 103 euro, a cui vanno aggiunti 30 dollari per il visto turistico ed ingresso in Cambogia. Parlo di dollari proprio perché è l'unica moneta che accettano quando andate a pagare il visto, quindi portateveli dietro se potete. Quindi pacchetto 130 solamente per entrare e poi la barca, il bus, il tuk-tuk, insomma tutto quello che riguarda i mezzi locali per spostarsi all'interno delle città hanno avuto un costo di 80 euro e quindi in totale per i mezzi di trasporto ne ho spesi 210. Un altro capitolo riguarda le attività, che nel mio caso sono state 3. 35 euro per l'ingresso di Angkor, io ho scelto di fare il pass per un giorno solo, ma ve ne parlo meglio in questo video qua. 9 euro per il ticket d'ingresso al Palazzo Reale di Phnom Penh e infine 10 euro per il Nestival sull'isola di Koh Rong. Quindi le mie attività hanno avuto un costo di 54 euro totali. Infine non restano che gli extra, come per esempio la maglietta cambogiana che ho addosso, oppure gli 8 euro che ho speso in aeroporto per comprare la SIM. In tutto, per questa categoria, ho speso 40 euro. Quindi, in definitiva, quanto costa stare 15 giorni in Cambogia? Per me la risposta è 604 euro. È tanto? È poco? Fatemi sapere nei commenti che cosa vi aspettavate. Io posso solo dire che in rapporto al Vietnam è sicuramente un paese un po' più costoso. Ma se volete fare un paragone diretto, vi lascio il video qua sopra su quanto ho speso per 45 giorni in Vietnam. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché da qui in avanti ci vediamo in Malesia. Al prossimo video!